Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024 e abbiamo la torre. Amici dei gemelli, può essere un periodo di cambi, distruzione dei vecchi schemi di comportamento, vecchi schemi di pensiero. Diciamo che quando arriva alla torre non è mai proprio così simpatica, lascia sempre come un certo tipo di pesantezza, però è anche una carta che dà la possibilità di rompere quello che per noi non funzionava più per dare il passo a qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. Comunque in descrizione trovate tutti i link che possono essere utili. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un bel 10 di coppe. Nove di spade, diavolo, abbiamo un fante di coppe, un eremita, e un 8 di spade. Ragazzi, questo messaggio non risuonerà per tutti, per fortuna, ma ho come l'idea che ci sia aria di separazione, che può essere sia una separazione da un gruppo lavorativo, una separazione familiare. Andiamo a vedere carta per carta. Adesso vi dirò come dei messaggi spot, poi farò gli esempi per l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Allora, partiamo da questo 10 di coppe. Regina di spade e 9 di coppe. Andiamo anche con il 9 di spade. Abbiamo un fante di spade e il sole. Allora, qui è come se ci fosse una sorta di ultimatum, sento, con queste regine di spade. C'è da prendere in mano un certo tipo di situazione. Tenete presente che la regina di spade è una di quelle regine che taglia quello che non serve o chi non serve. Vi dico così perché poi qui abbiamo un 9 di spade. Allora, per qualcuno ho come la sensazione scusate se rido, ma nonostante le carte in realtà la lettura è positiva, per quello che riguarda la rottura degli schemi, perché ho come la sensazione che per qualcuno la tranquillità di prima non resti più tale, ma ci sarà un qualche cosa in quest'autunno che cambierà le dinamiche, cambierà i ritmi e per qualcuno potrebbe essere un figlio. Tipo l'arrivo di un figlio che scombussola un po' la tranquillità di coppia che c'era prima, che vincola in certe scelte o cose per lo stile. Soprattutto se state aspettando un figlio in adozione. Mi parlano di adozione. Andiamo a vedere questo diavolo. Allora abbiamo un 10 di coppe,
e l'eremita che avete già anche qui. Sì, sento che comunque è come se ci fosse un mandare avanti una situazione da soli e per molti ha a che vedere con i figli. Se non sono i figli potrebbero essere gli animali da compagnia, piuttosto che qualche tipo di situazione all'interno della coppia. Adesso dipende che tipo di realtà avete. Andiamo avanti. Vediamo questo fante di coppe. Amanti. Cavaliere di coppe e cavaliere di bastoni. Ragazzi, questo fante di coppe potrebbe essere una persona, per qualcuno un figlio, comunque una persona giovane vicino a voi, che in realtà potrebbe, diciamo, darvi quella grinta necessaria per contrastare un po' la fase dell'eremita. Andiamo a vedere l'eremita questo. 9 di spade. Come si ripetono le energie, ragazzi. È come se vi dicessero che avete tutte le esperienze per far fronte a qualsiasi tipo di situazione vi si presenti davanti in questo periodo. C'è 2 volte il 9 di spade. Ci sono come dei pensieri, delle ansie che potrebbero arrivare in questo periodo, però qui le carte vi dicono: diventate osservatori del passato, osservate i dettagli, fate le cose alla luce del sole, in modo chiaro, in modo cristallino. E questo 10 di bastoni mi dice che c'è la necessità di lasciarsi indietro responsabilità che probabilmente non sono vostre. Andiamo a vedere l'8 di spade. Ok, re di pentacoli e 5 di spade al contrario. Allora, partiamo dall'amore. Vi dico che se siete in una relazione, anzi partiamo dai single. Se siete single, ragazzi, devo dire che qua una persona con la quale siete già in contatto, per qualcuno c'è già anche proprio una relazione, magari di amicizia, appunto, magari di conoscenza, magari una collaborazione lavorativa, però ho come la sensazione che potrebbe nascere qualche cosa di molto molto bello. Se per caso siete singoli e avete figli, ci sarà qualche problema a gestire un pochettino le cose per riuscire, diciamo, a ritagliarsi il tempo, però tutto sommato vedo che può nascere qualche cosa di divertente, di pulito, di genuino, mi viene da dire. Mm? Se siete in una relazione, allora, se la relazione è sento che qualcuno potrebbe decidere di, perdonate il termine, però, di accontentarsi per amore dei figli, di rimanere in questa relazione. Ed è un po' come se ci fosse una sorta di, ok, mi rassegno per X periodo, perché per amore dei figli tento di stare in questa relazione nonostante io non mi senta molto appagata o appagato, perché non ho ancora ben chiaro come posso fare, nel caso in cui io mi separi da questa persona. Per altri, come vi dicevo, c'è come una sorta di ultimatum. Mm? È come se sentissi che non avete da perdere niente, perché tanto fino adesso avete sempre fatto tutto da soli, quindi come se non avete niente da perdere nel dire all'altra persona allora, cosa facciamo? Se siete ehm, perché continuo a guardare questo diavolo, ragazzi.
e ho come la sensazione che ci sia qualche pensiero egoico. Egoico che cosa vuol dire? Cioè è come se ci fosse un risultato con il quale voi vi state identificando, che è un qualche tipo di pensiero legato alla famiglia, allo stare insieme, all'essere una famiglia felice, al dover gestire al meglio le cose per mantenere unita la famiglia. C'è un qualche cosa di questo genere. E c'è una frase che mi dicono che potrebbe essere una credenza limitante per qualcuno, è la donna che fa la famiglia. Cioè si dice che se la donna decide di supportare qualsiasi, insomma, questione, per tenere unita la famiglia. Diversamente se la donna non sopporta, divide la famiglia. Questa è una frase che ho sentito da una cubana tanto tempo fa, però in realtà noto che parlando con voi è una frase che risuona, anzi fatemelo sapere nei commenti se vi risuona, però come l'idea che ci sia questa sensazione di non poter far diversamente. Ma perché? Perché comunque ancora voi probabilmente con questo 5 di spade al contrario non sapete ancora bene come muovervi nel prossimo futuro. Se parliamo di lavoro, oh ragazzi, il lavoro promette bene. Il lavoro sento che potrebbe, diciamo, non è una cosa che va avanti a sprombattuto, cioè i movimenti sono molto lenti, tranquilli, ma è anche vero che ci potrebbe essere come un avanzamento, potrebbe a qualcuno arrivare addirittura una proposta di un aumento di livello piuttosto che un aumento di responsabilità. Insomma, vedo che le cose potrebbero avanzare. Se siete senza lavoro, vi dico che potrebbero arrivare due offerte. Valutate con calma. Questo è quello che vi posso dire. Se per caso siete dipendenti, devo dire che è un periodo dove tutto sommato le cose sono abbastanza armoniche, anche perché ho l'idea che sarete concentrati sulla vostra vita privata piuttosto che sul lavoro. Se siete autonomi, ragazzi, qui si aprono delle strade. Ok? Qualsiasi sia il momento torre che state vivendo, vi darà la possibilità di aprirvi strade nuove. E anche, come se ci fosse la possibilità di creare nuove collaborazioni. Fate attenzione a una cosa, se la vostra esigenza di creare collaborazioni è perché avete dei debiti da chiudere, vi dico che in questo autunno riuscirete a pagare tutti i debiti che dovete pagare. Con calma, con perseveranza. Mi dicono che qualcuno verrà come ridistribuito. Però tutto sommato, ragazzi, sento che vi toglierete dei pesi importanti, delle preoccupazioni e sì, alla fine del percorso potrete dire ce l'ho fatta da solo, ce l'ho fatta da sola. Diciamo che alla fine del periodo, ragazzi, vi sento un po' troppo condizionati, come se ci fosse una sorta di paura sotto a non farcela, a non avere troppe alternative, ma mm, secondo me, ripeto, è solo perché avete un modo un po' negativo di vedere la realtà. L'otto di spade è una di quelle carte che ci parla di autosabotaggio. Quindi fate attenzione perché non avendo ben chiara la realtà, continuando a iper preoccuparvi per qualche cosa che è già stato nel passato e forse potrebbe in un remoto futuro ricomparire quel problema, vi state troppo tormentando la testa per cose che in realtà o problemi che in realtà ancora non ci sono. Qui avete un bellissimo cavaliere di pentacoli. Andate avanti passo dopo passo, giorno dopo giorno, vedete come si sviluppano le cose.
Per quello che riguarda la famiglia, devo dire ragazzi che avrete abbastanza la gestione familiare sotto controllo, sarà abbastanza un buon periodo a livello di gruppo. Ehm, ecco, l'unica cosa devo dire è che vi sentirete un pochettino soli probabilmente nella quotidianità, nell'affrontare certe cose di routine, ecco. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Mm, guarigione, che è un 10 di... no, scusate, è un re di coppe. Qui avete anche la regina di coppe, tra l'altro. È come se vi invitasse a... A me questa carta ricorda molto la coerenza, perché ha una mano sulla testa, diciamo così, sui pensieri, una mano sulla pancia. Qui vedetela così, corpo, mente e spirito. Quindi è come riportare in allineamento queste tre parti di noi stessi proprio per trovare un'unione, un'unità, una guarigione. Quindi quello che penso è uguale a quello che dico perché è quello che sento ed è quello che faccio. Guardate che il Re di Coppa è una bellissima carta perché parla di qualcuno che ha imparato ad osservare e a gestire e ad elaborare tutte le sue emozioni, sia quelle belle che quelle brutte. Parla di una grossa capacità di autoconoscenza. Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Apriti al flusso interiore dell'amore divino, dell'amore universale. Apri la porta del cuore e non permettere ad alcunché di interrompere questo flusso. Tieni questa porta spalancata in modo che luce e amore possano fluire liberamente dentro e attraverso di te e la forza vitale sia sempre manifesta in te. Sì, qui c'è un po' di ristagno a livello mentale. È interessante perché si parte da questa regina di spade, che è colei che ha tutto sotto mano, le questioni organizzative, è una di quelle energie che fa le liste, no? La regina di spade. Mentre qua finiamo un pochettino in confusione, ma più perché ve la autocreate. Avete 2 9 di spade. Sento che è come se ci fosse un qualche cosa che vi tormenta dal passato e che pensate si possa ripresentare nel futuro. Qualcuno potrebbe ancora, diciamo, vivere questo momento torre se è il momento da cui arrivate, però qui sento come un risollevamento. Attenzione a questo diavolo, perché sì, è vero che bisogna essere ambiziosi, è vero che ci sono certi obiettivi che ci prefiggiamo perché pensiamo che siano obiettivi giusti per noi, però poi non rimaniamo troppo attaccati all'obiettivo perché nel momento in cui non raggiungiamo l'obiettivo ci sentiamo dei falliti. E invece noi non siamo solo quell'obiettivo, ma siamo tanto altro. C'è stata tanta altra roba dietro, ok? Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e vedere i temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!